Ed eccomi qua. Ciao, come state? Benvenuti per chi appunto non mi conosce ancora, benvenuti nel mio canale e ben ritrovati per chi invece mi conosce. Sono qui oggi per parlarvi dei filati che ho utilizzato per creare le ultime due, in questo caso, creature. Una è appunto Sinfonia, della quale vi ho già parlato, e vi farò rivedere appunto per chi non, del quale appunto trovate il tutorial nel mio canale. Vi ho parlato di questo filato in seta, vi ho parlato del suo gemello, vorrei riproporvelo perché è veramente fantastico, ma non solo, vorrei riproporvi anche questo, che è questo filato meravigliosamente arancione. Questa creatura oramai la conoscete, è Ventaglietti con Marina. È un videocorso privato dove mi sono studiata tutto il modello per realizzarlo come piace a me, cioè che avesse una copertura sulle braccia ma che mi lasciasse fresca, proprio come piace a me. E quindi questo è un filato in puro bambù. Ecco, questo qui è stupendo. Mentre l'altra che ti faccio vedere, e cioè questa qui è bambù e lino. Quindi l'ho spiegato bene nel videocorso privato, questo filato, ma è anche nel gruppo, però vorrei, ecco, tra un po' mi siedo, vorrei spiegarlo a chi non è entrato a far parte di questo corso e quindi magari voleva dei dettagli un po' più completi di questo filato. Quindi voglio farvi vedere questo filato nelle varianti, perché dello stesso filato ci sono vari colori ma cambia anche il filato, quindi vorrei farvi notare questa cosa che ho già fatto notare alle mie amiche di gruppo. Ecco, questo è il modello che vi ho già presentato, è il modello che come dicevo appunto con quell'arancione, che ho studiato per poter avere il braccio completamente libero e la copertura su una parte del braccio che io trovo molto gradevole anche alla vista, ma soprattutto questo è un modello con questo filato veramente fresco, veramente fresco. E visto e considerato che io lo so che vado controcorrente e lo so che non dovrei neanche dirlo, però la realtà dei fatti è questa: io non amo il caldo, quindi non amo questa stagione, lo so, sono bastian contrari, però io sono così. Io amo la pioggia, il vento, il freddo, la neve, la pioggia, tutto quello che è inverno. E quindi, non sopportando il caldo, devo vestirmi molto leggera, e finalmente ho trovato dei filati che mi danno questa possibilità. Io oggi ho indossato quell'arancione che voi vedete e sono andata alla grande e ci sono già quei 32 gradi più o meno oggi, quindi iniziamo la salita, ma sono contenta per tutti voi, perché io sarò l'1% delle persone che ama invece l'inverno, quindi sono contenta per chi ama l'estate, perché giustamente dobbiamo fare un po' per uno, è vero? E bando alle ciance, andiamo a vedere questi filati. Parto subito con il filato arancione, quello che vi ho fatto vedere. Scusate, io ho ancora le pinze perché sto facendomi dei braccialetti e tra l'altro sono piaciuti, me li hanno richiesti, e quindi poi magari vi faccio anche il tutorial dei bracciali perché me li hanno richiesti nel gruppo. Allora, questo filato, ma parliamo di filati qua. Questo filato, come vi dicevo, è 100% fibra di bambù. Un filato che io ho utilizzato con l'uncinetto 2,5. Questo è uncinetto 2,5, me l'avete visto indossato, e morbido. Inutile che vi dica quanto è morbido questo filato, perché il bambù lo conoscete sicuramente, è un filato morbidissimo, l'ho già lavato, non ha ceduto quanto gli altri bambù che ho già provato, quindi cede un pochino ma non troppo,
quindi appena appena, proprio se ha ceduto di 1 centimetro e tanto, ma neanche, è quasi rimasto intatto. In un lotto, adesso vado a vedere perché non mi ricordo più, ci sono 6 di questi gomitoli, 6, non c'è la lunghezza. Io l'ho acquistato su Temo, oramai sapete che sto acquistando ultimamente sempre su Temo perché mi piacciono e quindi li acquisto su Temo. E, ogni gomitolo è da 50 grammi, non so quanti metri ci possano essere. Allora, io ho utilizzato praticamente 5 dei 6 gomitoli che ci sono in un lotto, e qui ne ho utilizzato solo qualche giro, ma non di più, quindi ho utilizzato 5 gomitoli. La mia taglia, quella che avete visto indossata, è una 44, giusta direi, perché io l'ho fatta giusta pensando appunto che il bambù mi cedesse di molto, invece questo ha ceduto poco, quindi è giusta. Diciamo che se avessi voluto farla un po' più lunghetta, mi ci sarebbe andato magari tutto il gomitolo, magari un giro in più in larghezza e 2 giri in lunghezza, e sarebbe andato via anche l'altro gomitolo. Quindi diciamo che un lotto fino alla 44 basta. Un lotto l'ho pagato 7 euro e rotti, 7,50, 7,70 più o meno, un lotto senza spese di spedizioni, come sempre. E cosa dire di oltre questo? Che ci sono dei colori meravigliosi, andate a vederli. Io, se riesco, vi metto il codice di questo filato, però ve lo faccio vedere, basta scrivere bambù 100% e uscirà anche questo. Ricordatevi questo tipo di cartoncino, e così ritrovate esattamente quello che ho utilizzato io per realizzare questa maglia. Andate a vedere sul sito questa maglia, non perdetevela perché è veramente molto bella. Il sito magari ve lo faccio passare qui. Passiamo oltre. Qui cercherò di essere un pochino più rapida perché ve ne ho già parlato. Questa è la maglia Sinfonia, me l'avete vista indossata. Questo è il filato gemello che io ho acquistato, se non fosse che cambia, si presenta così in matassa, bisogna poi realizzare appunto il gomitolo. Se non fosse che questo non è pura seta, ma è 72% seta e 28 fibra di bambù. Un qualcosa che molte delle mie amiche hanno preso, anche le amiche di gruppo hanno preso, e si stanno rendendo conto della bellezza di questo filato, che è il gemello di questo però è pura seta ed è tornato, ed è per quello che ve lo sto riproponendo. Comunque, per chi non l'avesse visto questo, aspettate che vi leggo, ve l'ho detto, 72% seta e 28 bambù. In ogni lotto ne trovate 4 di queste matasse, 4, e tutte e 4, sto leggendo, abbiate pazienza, e ogni matassa 390 metri, ogni matassa, con 100 grammi di peso, ok? Quindi 390 metri per 4 di questi, quindi abbiamo 400 grammi in totale e 390 per ogni treccia che troviamo nel lotto. È straordinario e dire poco, veramente poco. L'ho lavorato con l'uncinetto 2,5, quindi il risultato che vedete qui è con l'uncinetto 2,5. Adesso però mi sono accorta che è ritornato il mio filato in pura seta, quindi 100% seta, che è questo è misto seta, quasi tutto, ma misto seta, e questo è 100% seta. Nel lotto di questo troverete soltanto 3 rocche, 3 trecce, ok, da sgomitolare, soltanto 3, e quindi ce n'è meno di quantità, ci sono 300 grammi, c'è meno quantità di filato, ma avete il 100% di seta. Ora, lì dipende da che cosa dovete fare. Io comunque sia ho realizzato la maglia Sinfonia con i 300, anzi meno, no, forse sono arrivata, se mi ricordo bene, ho utilizzato tutti e 3
le rocche, tutte e tre, no, le rocche sono trecce, diciamo così, trecce, tutte e tre le trecce per realizzare Sinfonia che mi avete visto, sempre taglia 44. Non vi dico quanto è fresca perché potete immaginarlo, quindi ecco perché volevo farvi di nuovo vedere questo filato, a parte che mi piace tantissimo. Cercherò di mettervi tutti e due i codici, mi piace tantissimo, sempre lo stesso numero di uncinetto, ma proprio perché è tornato anche il pura seta, ok? Nulla togliendo a questa dove c'è la percentuale di seta più alta e poi il bambù. Queste sete bambù, questa è pura seta. Come vedete vi faccio vedere anche ciò che ho creato, non solamente il filato, e poi diciamo chiamiamola recensione o chiacchierata sui filati senza nessun tipo di scopo come al solito, quindi cioè, ve ne sto solamente parlando. Parliamo invece di questo che è eccezionale. Allora, questo qui è il filato che io vi ho proposto nel tutorial, nel video corso di questo modello, di questa mia creatura. Ve l'ho proposta, vi ho fatto vedere le varianti di colore perché mi è piaciuto così tanto che ho preso altro, vi ho fatto vedere anche le differenze del colore, ma non tutte voi ovviamente l'avete visto e quindi volevo proporlo anche a chi mi segue sul canale YouTube e magari ha perso questa maglia, non ha preso il videocorso privato e quindi non sa tutto questo, oppure non è nel gruppo, perché anche nel gruppo ne ho parlato. Allora, questo è questo filato. Stiamo parlando sempre di Temu, ok? Dove io attualmente sto acquistando e penso di non lasciarli mai più. Questo è il 30% lino e il 70% bambù. Non si è spostato durante i due lavaggi, perché l'ho già lavata 2 volte, non si è spostato di 1 centimetro, quindi direi che il lino proprio lo trattiene il bambù, dà la freschezza del lino, ma non si sente la secchezza del lino, che a me non piace, proprio grazie alla fibra di bambù che lo ammorbidisce. Allora, questo colore, che è quello che ho utilizzato io per ventaglietti versione canotta, e questo va bene a 50 grammi per gomitolo, sono 175 metri per lotto, ci sono i soliti 6 gomitoli, 2 4 6 in un lotto. Anche per questo ho utilizzato l'uncinetto 2,5. Il filato si presenta così, io ho preso 2 lotti e dei 2 lotti per fare questa maglietta ventaglietti mi sono rimasti questi 2 gomitoli, quindi direi che un gomitolo mi è rimasto tutto, sommandoli insieme un gomitolo mi è rimasto tutto. L'avete vista indossata, quindi capite che fino a una 44 basta un lotto, oltre dovete prendere 2 o 3 lotti. Io ne avevo già presi 2, anzi forse 3 di questo colore. Comunque sia, questo come vedi è un filato più sottile di quanto costa? Dipende dal colore, perché c'è quello viola per esempio che costa un lotto 14 euro, quello rosa 10 euro, io se non sbaglio l'avevo preso intorno agli 8 euro, quindi dipende dal colore, a volte c'è un colore scontato, a volte meno. Comunque questi sono i prezzi, sempre senza spedizioni. E ho preso anche altri colori che sono il verde acqua, il color jeans, il rosa, e questi 3 lotti 1 2 e 3 hanno tutti la stessa luminosità, la stessa lucentezza di questo, ma sono più spessi, hanno qualche filino in più, tant'è che qui andrebbe bene, va bene anche il 2,5, lo lavori anche bene col 2,5, tant'è che io sto realizzando un'altra creatura e con il 2,5 lo sto portando avanti, ma andrebbe, diciamo che per la mia mano con il 3
sarebbe più ideale, quindi leggermente più spesso di questi color avorio, leggermente più spesso, però ci siamo come luminosità, come tatto, come tutto. Ce n'è uno invece che mi ha deluso fortemente, che è questo, praticamente nello stesso, lo stesso venditore, tutto uguale, non cambia niente, gli stessi metri eccetera eccetera, ma questo innanzitutto anche dal video che vi sto facendo sembra lilla, quindi non do tutta la colpa a loro, perché a volte il colore nei video sono un po' come dire, distorti, ok, i colori nel video, ma in realtà tende più al grigiastro, ok, e non è assolutamente lucido, non è lucido. Se tu guardi questo e guardi questo, vedi la differenza. Quindi stiamo parlando dello stesso venditore, dello stesso tutto, ma cambia. Quindi io questo lilla non ve lo consiglio, vedi? Cambia moltissimo, moltissimo. Proprio questo non è assolutamente luminoso. Quindi questo, che è il color lilla, ve lo sconsiglio e l'ho già sconsigliato più volte. Comunque un filato eccezionale, anche questo freschissimo, mi è piaciuto subito, tant'è che mi sono dilettata a prendere tutti questi colori, compreso questo con più lotti, tra l'altro più lotti dello stesso colore, anche di questo che ho già richiesto il rimborso, quindi dovrò rispedirlo indietro, tanto c'è tempo a spedirlo, quindi dovrò rispedirlo indietro. Di questo addirittura lilla ne ho presi 3 lotti, perché volevo fare il completo cardigan e canotta, ventaglietti con Marina. È andata così. Ok, così vi ho raccontato anche di questo, l'ho raccontato a tutti, non solamente al gruppo o su chi poteva vedere questi miei consigli nel videocorso privato di Ventaglietti. Poi, grazie a dei consigli, perché poi noi ci interfacciamo nel nostro gruppo Creando con Gioiose Creazioni, e poi parlo con delle mie amiche, e Natascia appunto mi aveva mostrato questa rocca, una bellissima rocca io ne ho prese 2, 85% seta e 15% lino, e deliziosa e dir poco. Qui lo sto lavorando, sto facendo un campioncino proprio solo per rendermi conto di cosa posso andare a realizzare con il 2,5, e il risultato è questo. Ha un filo, tra l'altro, voi lo notate, ecco, questo potrebbe essere un po' noioso, perché vedete che è un filo leggero di come dire, lurex, che in questo caso vedi che mi si sta un pochino intrippolando, e quindi non so come andrà. Lavorarlo si lavora molto bene, a parte le mie mani calde, è già ora di accendere il condizionatore, non c'è niente da fare. È una rocca di scusami, mi sono spostata, è una rocca dove cambia il colore, e il colore è lungo. Adesso sto facendo proprio solo delle prove, voglio vedere quando arrivo in quel punto. Volevo appunto farvi notare questo, e no, direi che alla fine devo ancora arrivarci. Stavo dicendo, alla fine non me ne sono neanche accorta di avere quel problema lì. C'è questo filo di lurex separato, ok? Quindi come vedi si lavora bene, cioè è un filato che si lavora alla grande, ma forse me lo sto portando dietro, sai, quel piccolo intoppo. Eccolo qua, l'ho trovato. Ci sto passando dentro. Quindi ok, quindi si lavora comunque bene, anche se c'è il filo, a volte può sembrare un po' più lungo, e invece l'ho lavorato, praticamente l'ho lavorato e non si nota, vedi? Non si nota, però diciamo non è inglobato, cioè è separato, ma il risultato è quel tocco luminoso discreto, che penso che non riesco a farvi vedere, discreto, su un filato molto 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 bello, che
forse da qui riesco a farvelo vedere di più. Io ho scelto questi colori, quindi giallo, lilla e azzurro. Non so se ci saranno degli stacchi, perché devo ancora appunto lavorarlo, se ci saranno degli stacchi decisi tra un colore e l'altro o se sfumerà, questo non lo so, però volevo farvelo vedere perché è veramente un gran bel filato. Bisogna fare un po' attenzione appunto a quel filo sottilissimo di lurex, ma io vedo che per quel che poco che l'ho lavorato va decisamente molto bene e dà quel tocco di luce, però ripeto, molto molto discreto, non è come dire prepotente, ecco. Usiamo prepotente come termine. In rocca tra l'altro ci sono 300 grammi ed è venduta singolarmente 300 grammi, non so la metratura, non lo so, io ne ho preso 2 proprio, volessi farmi appunto di nuovo ventaglietti, ne ho bisogno di 2, uno per parte, e costa ognuno 9,82 €. I componenti ve l'ho già detto, 85% seta e 15 lino. Sono ripresa anche questa cake, ne ho prese 2 anche qui. Questa cake è completamente in viscosa questa volta, io le ho prese con vari composizioni, questa volta l'ho voluta in viscosa, uno perché il colore era proprio quello che volevo, 2 perché lucidina, fresca, e la viscosa a me piace moltissimo. Allora, questo filato non è consigliato per chi è alle prime armi con l'uncinetto, perché lo abbandona immediatamente. È da lavorare con un uncinetto 2, ma il risultato per chi ha pazienza è letteralmente eccellente, proprio eccellente. Ci sono 150 grammi, se non ricordo male. No, ricordavo malissimo, questa è Gaia. Non ci sono 150, ci sono 300 grammi per ogni cake, 300, e 1500 metri di filato. Io l'ho preso in offerta, c'era fino a un mese fa, l'ho preso a 5,30 € se non sbaglio a cake. Adesso costa intorno agli 8 €. Vado a vedere lo stesso colore che ho preso io, 8,65 €. Adesso costano 8,65 €, quindi questo colore, ma ripeto, consigliato solo esclusivamente per chi è un'esperta, anche perché c'è da utilizzare l'uncinetto 2. Più o meno le cake che ci sono, perlomeno quelle che ho preso io per esempio adesso sto lavorando questa, che come puoi vedere è un 100% cotone, la trovo che siano molto molto simili, ma non è un cotone come quelli che non piacciono a me, cioè molto secchi. Questo è molto molto lucido, oltre a essere lucido è morbido. Non posso spoilerare perché qui sto facendo un'altra canotta, ecco, ti faccio vedere solo questa parte, la canotta ventaglietti, e come sapete, essendo un progetto privato, un video corso privato, non ve lo faccio vedere perché non ve lo posso far vedere, ve lo posso far vedere solo quando sono finiti, quando il progetto è finito, e questo anche per ricordarlo a tutte coloro che ringrazio che hanno voluto seguirmi in questo tutorial. Come vedi è di una morbidezza e di una bellezza incredibile. Ora sta cambiando colore, stiamo andando verso il colore azzurro chiaro. Io tra i due ne avevo iniziato 3, avevo questo, quello arancio e un altro in blue jeans. Ho chiesto nel gruppo quale secondo loro dovevo finire per prima, la maggior parte ha detto arancio e quindi ho finito quello, ma adesso andrò avanti anche con questo più la creazione nuova, e vi assicuro che se avete pazienza nel lavorare questo tipo di filato, perché è sottile, perché ci va l'uncinetto 2, avrete però un qualcosa, se soffrite il caldo come me, di estremamente fresco, molto bello, mi piace moltissimo. Sempre su consiglio ho preso anche questo lotto. Questo lotto è un lotto
in seta al 45%, bambù al 35%, acrilico al 20%. Io non l'ho ancora provato, ma guardate, ve lo faccio, guardate che cos'è questo filato. È una meraviglia, anche questo sicuramente da lavorare, vado sulla fiducia, da lavorare con un 2,5 sicuramente. Guarda, facciamo anche solo una catenella e un qualcosa di meraviglioso. E qui, avendo seta e bambù, andiamo a go go. Ovviamente non ho provato nulla, guarda, col 2,5 la catenella viene perfetta, bellissima. Sicuramente sarà un nuovo progetto anche questo. E qui abbiamo, come ripeto, 45 seta, 35 bambù e 20% acrilico. Qui abbiamo anche dell'acrilico, ma è budino, guarda, è un budino proprio freschissimo, sicuramente per la composizione che ha. Cerco il prezzo. Anche di questo non posso dirvi la metratura perché non c'è, ma sono certa che riuscirò a realizzare almeno la taglia 44 con un lotto che è composto da 6 gomitoli per un totale di 300 grammi. Quindi se hai una 44, dalla 42, 44 va bene. Ho detto che ho la 42, no, 44, la 44. Sono ferma su quella 44, faccio di tutto per rimanerci, e potessi tornare alla 42 di una volta lo farei, però va bene così. E quindi abbiamo detto, per una 44 direi che basta un lotto. Non mi chiedete la metratura perché non c'è, guardate i colori perché sono eccezionali. E io di questo devo ringraziare sia Daniela che Natascia, che mi hanno consigliato, ma anche tutte le amiche di gruppo che acquistano anche loro da Temu, perché magari hanno visto che ho preso qualcosa e quindi acquistano e mi fanno vedere, quindi ci scambiamo le idee, no? Perché se io non l'ho visto, non l'ho mai provato, tu mi dici come ti trovi, io lo provo anch'io, e quindi ci scambiamo queste idee su questi filati a questi prezzi veramente. Questo qui tra l'altro un lotto costa 8 euro, quindi a questo colore, il colore, questo è il colore, aspetta che te lo dico, boh, non lo so, non lo vedo più. 50, avevo detto bene, il colore 50, ce ne sono di colori meravigliosi, andate a vederlo questo. E, ripeto, questa è una recensione libera, dico esattamente ciò che penso in modo assolutamente spassionato. Quindi se riesco, ripeto, vi metto anche i codici sotto in modo tale da aiutarvi, e voi con quel codice lo mettete sulla barra, andate sul sito di Temu, lo mettete sulla barra di ricerca di Temu e così trovate lo stesso filato che vi ho mostrato. Non riesco a mettervi link, comunque se riesco ve li metto, ma è difficile per me, quindi se invece non li vedete chiedetemi, ecco, chiedetemi e io cercherò di aiutarvi. Ecco, vi mostro l'ultimo filato che a me è piaciuto tantissimo, molto sottile, da lavorare con un uncinetto numero 2, se lo si vuole lavorare a filo singolo, ritorto come filato. Il filato è questo, ve lo faccio vedere perché ne vale veramente la pena. Quindi abbiamo sempre un 100% seta, sono 300 grammi una rocca e 1800 metri di filato. Io ho fatto un campioncino per provarlo e mi è piaciuto tantissimo. Il prezzo di questa rocca attualmente, cioè al momento che lo sto guardando, è di 8,02 euro. Al momento in cui vi sto registrando, poi andate a vedere perché cambiano spesso. A volte sono in offerta, a volte un colore costa più dell'altro, quindi dovete andare a vedere. Vi ho fatto vedere qual è la marca, sempre su Temu, stiamo parlando di filati Temu che io amo e lo sottolineo. Molto bello, vi ho già detto tutto, vi ho già detto che ho utilizzato un uncinetto 2 e secondo me è l'ideale come uncinetto. Io ho preso questo colore stupendo che è il numero
il numero 28. Poi sempre grazie alle amiche di gruppo, un'amica di gruppo che ha preso questi, adesso non trovo gli altri perché li ho messi nelle creature in sospeso, ho preso questi segnapunto che sono di diversi colori, sono molto molto graziosi e ve li faccio vedere, sono veramente veramente carini. Questo è il retro e questo è davanti, un po' scichettosi, ecco, se vogliamo, no? Bene, con questo io vi ringrazio, spero che i miei consigli vi siano utili, vi auguro una splendida giornata e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!